Siamo alla Casa Museo Pietro Ghizzardi, la casa in cui l'artista Pietro Ghizzardi ha vissuto gli ultimi 10 anni della propria vita e che ospita oggi, a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, la maggiore collezione delle sue opere. Pietro Ghizzardi è oggi considerato uno dei maggiori artisti outsider a livello europeo. È stato senza dubbio un artista autodidatta e regolare. Per tutta la vita ha fatto il contadino, ma dipingendo ogni singolo giorno. Alla metà degli anni 60 Cesare Zavattini scopre la sua opera, se ne innamora e la divulga e la diffonde. Pietro Ghizzardi da quel momento in poi quindi potrà vivere dedicandosi alla pittura e alla scrittura, perché sarà anche scrittore. Oggi analizziamo brevemente il ritratto alle mie spalle che raffigura Carlo Marx. Questo ritratto riporta la firma dell'autore e anche una datazione precisa, il 25 maggio 1974. Chi conosce l'opera di Ghizzardi sa che i soggetti maschili sono numericamente molto esigui. Ghizzardi in qualche modo ha sempre preferito rappresentare soggetti femminili in gran numero e di ogni tipo, dalla donna comune alla star, alla donna di sua invenzione. Chi sono quindi i soggetti maschili che rappresenta Ghizzardi? Sono fondamentalmente personaggi che esprimono un grande carisma e che hanno avuto comunque una forte importanza a livello dell'immaginario. Sono per esempio personaggi storici oppure santi, personaggi leggendari o della cronaca come per esempio banditi. Insomma, non c'è molto spazio per l'uomo comune nella produzione di Ghizzardi, ad eccezione di qualche autoritratto e ritratti di qualche amico o parente. Comunque, insomma, numericamente pochissime opere. In questo caso Carlo Marx rispecchia pienamente la tendenza della ritrattistica maschile di Ghizzardi. Carlo Marx, chiaramente il filosofo, è un uomo storicamente molto rilevante e Ghizzardi lo dipinge con gli stilemi che riserva ai personaggi maschili, cioè lo vediamo seduto con una mano al petto, esprime insomma grande severità e anche sussiego, e però uno sguardo estremamente vivace e vitale. E la tavolozza di questo quadro è quella tipica degli anni 70, in cui ai colori tradizionalmente utilizzati da Ghizzardi, quindi naturali e autoprodotti, si ibridano anche colori di derivazione chimica accanto ai pastelli a cera e ai colori ad olio. Quindi Carlo Marx in qualche modo, al di là di ogni considerazione ideologica, poiché Ghizzardi era piuttosto lontano da ideologie politiche o da schieramenti particolari, esprime un personaggio storico degno di essere ricordato e proprio per questo Ghizzardi lo dipinge. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo appuntamento.